Ciao, benvenuti su Minty Tarot, è un nuovo episodio della rubrica I tarocchi delle 13 notti. Una rubrica di piccoli video con i tarocchi interattivi che vengono pubblicati tutti i giorni dal 24 dicembre al 5 gennaio e che vuole prepararci a entrare nel migliore dei modi nel nuovo anno. Dunque, oggi rispondiamo alla domanda: cosa devo cambiare il prossimo anno? Quale lato della mia vita o quale lato di noi stessi dobbiamo appunto modificare per ottenere il meglio il prossimo anno. Abbiamo come sempre tre varianti fra cui scegliere. La prima con l'agata azzurra, la seconda con il quarzo di rocca e la terza con il quarzo rosa. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, in maniera intuitiva, la variante che vi comunica di più, dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. Bene, iniziamo con la prima variante, quella dell'agata azzurra, e vediamo per chi ha scelto questa variante che carte vengono fuori. E abbiamo innanzitutto l'otto di spade e poi il 5 di bastoni. Dunque, queste le carte insieme danno proprio l'idea che voi avete un po' paura, siete bloccati da varie attività che state implementando e che implicano anche delle interazioni con altre persone, come fa vedere il 5 di bastoni. Voi vi sentite un attimo imprigionati da una situazione che sembra molto caotica, anche piena di pressione, e questo appunto secondo le carte non è una situazione che vi fa del bene, perché vi tiene appunto fermi in una posizione come se non aveste via d'uscita, vi blocca le azioni e quindi voi per appunto ottenere il meglio dal prossimo anno dovrete cercare, secondo le carte, di liberarvi da questa situazione che vi stressa, che vi mette sotto pressione, che vi toglie anche del tempo, perché il 5 di bastoni indica anche varie attività che come dire, consumano la vostra energia, che magari appunto sono di difficile conciliazione, quindi dovrete cercare anche di migliorare la vostra gestione del tempo, cercare di bilanciare la vostra energia in probabilmente attività, cioè fare una prioritizzazione delle vostre attività, cercare di non disperdere la vostra energia, perché questo vi impedisce in realtà di focalizzarvi su quello che effettivamente per voi è importante. Il 5 di bastoni indica proprio una dispersione di energia e di tempo in molte attività, e quindi come risultato abbiamo l'otto di spade che appunto vedete, cioè questa ragazza imprigionata. In realtà non è che sia una prigione effettiva, perché in realtà il recinto di spade non è chiuso, però lei non lo sa, perché appunto ha gli occhi bendati e le mani legate. Quindi indica proprio anche il fatto che tutte queste attività, questa dispersione di energia rappresentata dal 5 di bastoni, vi impedisce in realtà di poi sbloccarvi e trovare una soluzione a qualcosa a cui veramente tenete. Bene, questo per quanto riguarda la prima variante. Adesso vediamo la seconda per chi ha scelto il quarzo di rocca. Dunque, la prima carta è il carro
e la seconda carta è il 2 di denari. È interessante perché entrambe implicano una scelta. Vedete, il carro ha due cavalli qui rappresentati come due sfingi che guardano in direzioni opposte, ed infatti il carro come arcano maggiore indica proprio l'abilità di dare una propria direzione alla propria vita o in una situazione in particolare. Evidentemente qui le carte indicano che vi troverete o vi trovate già in una specie di bivio in cui dovete prendere una decisione, e vi consigliano appunto di fare il possibile per prenderla, per decidere, per dare una direzione, perché altrimenti vi perdete, non riuscite ad andare da nessuna parte. Questo un po' è affermato anche dal 2 di denari, perché appunto il 2 di denari vedete, implica sempre una dualità, no? Un bilanciamento fra le due posizioni. Quindi quello che insieme queste due carte indicano è che voi invece di vedere le cose in bianco e nero, come indicano queste due sfingi, no? Molto bene, e quindi dover avere l'impressione che dovete decidere nettamente fra una opzione e l'altra, c'è la possibilità in realtà di fare entrambe allo stesso tempo, in maniera un po' difficile, un po' complicata, però potreste riuscirci. Quindi quello che consigliano le carte in questo senso è appunto di prendere la propria direzione, dare una direzione in una data situazione alla propria vita, cercando di bilanciare delle attività o delle opzioni che sembrano un po' in contraddizione l'una con l'altra, però in realtà le carte indicano che è possibile fare appunto un bilanciamento e cercare di tenerle in piedi entrambe queste due opzioni. Questo è appunto l'approccio che dovete cambiare, è questo: invece di decidere nettamente tra una cosa e l'altra, che dobbiate farlo adesso, che vi troverete il prossimo anno, le carte appunto indicano invece di fare una scelta netta, di cercare di tenere in piedi entrambe le posizioni. Bene, questo per quanto riguarda la seconda variante. Adesso vediamo la terza variante. Che carte escono? Dunque, la prima è il Papa o lo Ierofante, e la seconda è il 10 di coppe. Dunque, sicuramente per quanto riguarda chi ha scelto questa opzione, si tratta di un cambiamento all'interno della sfera emotiva e relazionale. Sembra al momento che o ora oppure a un certo punto il prossimo anno vi troverete in una situazione in cui dovrete seguire una tradizione oppure delle regole, o comunque il consiglio di una persona, e questo è rappresentato dallo Ierofante. Quello che stanno a indicare queste carte è che appunto per ottenere una soddisfazione emotiva molto forte, che è quello che appunto vi aspetterebbe se cambiasse qualcosa nella vostra vita. Questo è il risultato, diciamo, finale, che è una bellissima carta del 10 di coppe. Quello che dovete fare è appunto seguire
anche dei valori superiori o comunque seguire delle regole, delle tradizioni, non fare tanto di testa propria in questo particolare caso frangente. Diciamo che se fosse una lettura, diciamo, più specifica, per esempio riguardo alla felicità familiare, il Papa solitamente indica un matrimonio, no? Che appunto segue la tradizione, cioè si seguono delle regole, si seguono dei percorsi ben precisi per poi avere appunto il 10 di coppe che indica proprio la famiglia e la serenità all'interno della famiglia appena costituita. Più in generale, appunto, se non si parla di matrimonio, si parla comunque di un seguire dei valori superiori, di essere fedeli ai propri valori, rappresentati appunto dallo Ierofante, dal Papa, no? Che comunque, se voi immaginate, è il capo di una chiesa, quindi ha la responsabilità è la guida spirituale. Infatti qui è in atteggiamento di educazione nei confronti dei prelati ai suoi piedi, quindi probabilmente per alcuni di voi può essere appunto che le carte indicano che dovrete cambiare atteggiamento e quindi essere più ligi, più in linea con i vostri valori intimi per poter avere questa soddisfazione emotiva. Per altri può anche essere di venire a contatto con delle pratiche spirituali, no? Che possono creare dei cambiamenti e dei trasformativi interiori molto forti, come per dire lo yoga, vari tipi di pratiche olistiche. E questo appunto può risultare appunto in questa serenità interiore molto 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 forte, perché il 10 di coppe è abbastanza forte come carta, quindi indica proprio una forte serenità anche all'interno di una comunità. Quindi direi proprio che in generale quello che stanno dicendo le carte è che voi dovreste per il vostro bene, per sentirvi bene all'interno di una particolare comunità, appunto seguire o le regole di questa comunità oppure comunque fare capo a una forma di spiritualità che sia quella diciamo più ortodossa, quella più alternativa tipo olistica, perché vi porterà comunque a sentirvi in pace con voi stessi all'interno di una comunità di supporto. Ecco, questo è il concetto, questo è proprio il consiglio delle carte per chi ha scelto questa variante. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, appunto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!